Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Lo so che questo video avrei dovuto farlo forse in primavera perché parlo di irrigazione a goccia, però magari salvatevelo come video perché vi può venire comodo. Io sto installando l'impianto a goccia in tutti i cassoni, me ne mancavano giusti 4-5, li sto facendo adesso e me li ritroverò ovviamente per l'autunno, per l'inverno e per la primavera prossima, quindi è un lavoro che fatto una volta, fatto bene, non si tocca più. In questo video vediamo tutto ciò che vi occorre per fare un impianto a goccia, per farlo bene, per farlo duraturo e per farlo in modo abbastanza veloce. È una pratica semplice, si montano semplicemente, ma bisogna avere 2-3 attrezzi e 2-3 accortezze, altrimenti poi non funziona come dovrebbe. Ci vediamo dopo la sigla. Rieccoci sul canale. Allora partiamo da un semplice tubo. Questo è un tubo da 12 interno ed è quello che mi porta la linea dell'acqua fino al cassone. Io qui ho la linea principale dell'acqua, ho un raccordo a T che è come questo e da qui parte l'altra linea dell'acqua. Quindi adesso ci concentriamo soltanto da questo punto in poi. Prima di iniziare a parlarvi della procedura per fare un impianto a goccia in modo semplice, vi parlo solo brevemente da quali componenti è composto. Insomma, abbiamo il raccordo a T che serve per sdoppiare l'irrigazione, abbiamo il raccordo a L perché il tubo non si può piegare perché altrimenti fa la piega e l'acqua non passa, quindi bisogna tagliarlo e mettere un raccordo a L. Abbiamo un rubinetto, ecco il rubinetto è la cosa più costosa che potete acquistare nel vostro impianto a goccia con questi componenti qui. Costa intorno a 1,50 euro, 1,80 euro, mentre questi costano pochi centesimi, 20-30 centesimi. Vi consiglio di mettere un rubinetto in ogni cassone, in ogni derivazione, perché può capitare che col tempo o con una azione maldestra da parte nostra, magari usando la zappa del cassone, foriamo, roviniamo il tubo, ecco allora ci accorgiamo che perde acqua. È importante intercettare quindi la condotta dell'acqua e chiuderla quando non serve o quando ci sono dei problemi per fare manutenzione. Ecco qui. Questi si possono utilizzare anche come parzializzatori, ovvero l'acqua ovviamente tende a scendere verso il basso, io ho il terreno un po' inclinato, quindi in basso io avrò più pressione che in alto e l'acqua mi arriverà molto prima ovviamente. Io con questi parzializzo leggermente il flusso dell'acqua in modo tale che non mi arrivi di colpo tutto giù, ecco, e ne arrivi leggermente di meno e riesco così a riempire la parte superiore dell'orto un pochino più velocemente. L'altro componente, non indispensabile, ma se ce l'avete va benissimo, è il tappo di chiusura. Quando si arriva a fine linea si può mettere il tappo e si chiude completamente e sicuramente tutto l'impianto. Se non avete il tappo, io molte volte purtroppo non ce li ho, basta piegare e legare. Ve la farò vedere anche questa operazione alla fine del video. È poco elegante, però funziona e tiene bene. Allora iniziamo, siamo partiti, siamo arrivati qua. Io a questo punto metto il rubinetto, ecco qui, lo metto più alto del terreno così non lo prendo a calci quando cammino. Questo era un tubo usato, bisogna fare attenzione che dentro siano puliti. Ecco, questo è un tubo morbido, riesco a infilarlo con le mani senza doverlo scaldare. Se il tubo è troppo rigido e troppo duro, ecco a quel punto non va bene, non ce la facciamo, ci dobbiamo aiutare con un cannello. Io per questo ce l'ho qui, tolgo perché ho visto che non mi serve. A questo punto il mio progetto prevede la stesura di un tubo, di un rail fino laggiù, poi dal tubo partono i rami, in questo caso 4 ne farò partire, con delle T. Quindi comincio col fissare questa curva, prendo la misura del tubo che mi serve, vedete? Devo coprire tutti e due i raccordi. Voilà, sono arrivato alla mia prima curva. Ecco, arriviamo al punto, adesso vi dicevo prima, quando il tubo è un pochino duro. Questo ho cambiato tubo, questo è molto duro, molto rigido, non riesco a infilarlo così. E quindi ci aiutiamo con un cannello. Lo lascio acceso al minimo. Mi aiuta un attimino a scaldare la parte superiore, basta poco. Ecco, mi avvicino e vi faccio vedere una cosa. Una volta scaldato e inserito, vedete, prende la forma del raccordo sotto, non si muove più. Questo per toglierlo bisogna tagliarlo. Io lo incido col taglierino e lo stacco. Non occorrono cavi, non occorrono fili, non bisogna legarlo. Ha una tenuta praticamente eterna, non si muove più. Bene, siamo arrivati al punto di fare la prima derivazione. Qui metteremo la nostra prima T, quindi tagliamo, scaldo.
Se capita di scaldare troppo, il tubo si piega mentre si infila e non va bene, quindi bisogna aspettare, raffreddarlo e poi rifare l'operazione. Alla malparata bisogna tagliare il pezzettino che si è scaldato. Mi sposto della distanza voluta, per me una spanna. Bene, vado avanti, farò 4 o 5 file. Ecco, questo è un sesto d'impianto che dovete vedere voi in base a quello che dovete coltivare. Qui una spanna sono circa 30 cm, 25-30 cm, quindi vi dovete regolare voi se farlo più lungo e più corto. Io qui molto probabilmente metterò ancora lattughe e un po' di finocchi. Ecco, 2 parole sull'ultimo punto. Qui potrei fare 2 cose: mettere una T e poi chiudere, o per risparmiare un raccordo, che anche quello è importante, metto semplicemente una L e parto con l'ultimo ramo di irrigazione. Quello che farò. Quindi questo lo metto leggermente più distante, mi tengo un po' a distanza dalla parte finale del cassone. Ecco qua. Allora vi faccio vedere una cosa: quando ho fatto la misura si è spostato tutto il tubo e quindi devo tagliarlo, rifarlo meglio. Ecco qua, via. Prendiamo la misura corretta, qua, qua. Quindi vi ho fatto vedere come si toglie il raccordo subito dopo che ho sbagliato. Voilà, panoramica di insieme su quello che ho fatto fino a questo momento: 1 2 3 4 5 linee, l'ultima è un po' sacrificata, magari metterò delle lattughe visto che occorre meno spazio. Arrivati a questo punto è ora di mettere il tubo di irrigazione a goccia. 2 parole sull'irrigazione, su questo tipo di tubo. Ve ne avevo già parlato sul video di come difendere l'orto dal caldo, quest'anno è stato veramente micidiale. Allora, questo è un tubo preforato, ha una distanza predeterminata, in questo caso dovrebbero essere 35 cm, c'è un foro, in realtà sono 3 su questo modello di tubo, e sempre questo modello di tubo di qua è autobilanciato, ovvero a prescindere dalla pressione d'acqua esce sempre la stessa quantità. Questo è un 2 litri l'ora, quindi se io lascio acceso l'impianto per un'ora so che da questi 3 fori fuoriescono circa 2 litri di acqua, e questo è un dato importante perché mi posso regolare. Io quest'estate, come vi avevo detto nell'altro video, facevo 20 minuti il mattino e nelle giornate veramente molto calde 20 minuti all'imbrunire. Adesso che ci avviciniamo verso settembre, ottobre, quello che è, ovviamente farò un giorno sì, un giorno no, dipende un po' dalla temperatura, un giorno ogni 2 o 3 giorni, una volta a settimana, e vedo un po' lo stato delle piantine, perché sono loro che mi permettono di decidere la frequenza di irrigazione. Devo vedere un po' come stanno, insomma, se soffrono il caldo, devo vedere se soffrono la siccità, aumentare un attimino, diminuire e via così. Quindi vi dicevo, esistono tubi con fori posizionati a distanze diverse, da 15, 20, da 10, da 40, da 50, dipende un po' quello che dovete fare. Una matassa di questa da 100 metri costa circa 70 euro ed è utilizzabile per molti anni, insomma, se la si tiene in un certo modo. Il pericolo di questa è dovuta dalle impurità che entrano dentro, otturano i fori e quindi col tempo vedete qualche piantina che muore pur avendo azionato l'impianto a goccia perché si sono otturati i forellini. Quindi bisogna avere accortezza di mettere un filtro o 2 filtri all'ingresso a monte dove c'è la raccolta dell'acqua piovana. Avevo fatto un video anche su questo. Ok, dai, posizioniamo il primo. Questo è un tubo molto morbido, quindi riesco a farlo a mano senza doverlo scaldare. Ecco, arrivati a questo punto mi metto più o meno dritto, faccio vedere, vedete, siamo più o meno dritti. L'ho fatto leggermente più lungo, forse troppo, ecco, lo chiudo qua. Ora, se avessi i tappi per tutti e 5, taglierei, infilerei il tappo, avrei fatto un lavoro bellissimo. Purtroppo i tappi non ce li ho per tutti quanti, però si può benissimo legare. Allora, questa è la fase finale, ovvero
come l'ho legato, dopo vi faccio vedere come l'ho fermato. Vedete, ho usato semplicemente un cordino di quelli di plastica, questo qui, che quest'anno ho utilizzato soltanto per tipi di lavori, non l'ho più utilizzato sulle piante. Ho usato quelle di corda sulle piante, quelle biodegradabili, così una volta che avevo finito tagliavo e buttavo a terra e buonanotte. Questi invece vanno raccolti e smaltiti. Allora, una chiusura così dura anni. Io ho ancora tubi di 2-3 anni chiusi bene in questo modo e resistono senza problemi. Un altro tipo di chiusura, come vi dicevo all'inizio del video, è questo col tappo. È sicuramente più elegante, nulla da dire, però non sempre lo si ha il tappo e soprattutto non sempre lo si trova. Ad esempio questa mattina ho acquistato alcuni raccordi ma i tappi non li aveva, quindi per forza di cose. Ora sapete, ci sono tutti e due i modi di chiusura, o uno o l'altro, e poi scegliete voi quale volete poi utilizzare. Per fissare i tubi utilizzo del fil di ferro da 2, quello zincato, così non arrugginisce. Adesso con una mano sola provo un po', ecco, infilo nel terreno e via. Lo faccio della lunghezza tale da arrivare ovviamente sotto il bordo del cassone, 15 cm, quindi lo faccio qualche centimetro più lungo. Poi fisserò i tubi ancora con qualche fil di ferro al centro, così che non si muovono più. In chiusura, me ne stavo dimenticando, vi faccio vedere un po' il risultato. Ecco come funziona l'irrigazione a goccia, vedete? Ho una pompa che gira, si può fare anche senza pompa, dipende dalla pendenza che avete dal cassone dell'acqua, ovviamente sparerà meno acqua. Ecco, qualcuno non fa fuoriuscire esattamente la goccia dove deve, la porta un pochino più in là. Adesso questa io la piegherò, ecco, e qui abbiamo una portata di 2 litri l'ora. Spero che questo video vi sia stato utile e vi chiedo, se vi fa piacere, di lasciare un like, di iscrivervi al canale, attivate la campanella, mettetemi qui un commento per sapere un po' voi come fate con l'irrigazione del vostro orto. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.